Aggiornamento di mercato Inter, dopo il caso Cabal, il difensore che dal Verona è andato alla Juventus quando sembrava ad un passo dall'Inter, sono arrivate delle dichiarazioni molto interessanti da parte di Beppe Bergomi, sempre molto informato sul mondo Inter. Bergomi che praticamente ha anticipato quelli che secondo lui saranno i prossimi 2 colpi di mercato dell'Inter. Ci voglio aggiungere alcune mie riflessioni, vi voglio portare anche una risposta un po' polemica rispetto ad alcune cose che sto leggendo in queste ore sul tema Juventus, sul tema Inter beffata. Ieri ho risposto anche in una trasmissione ad un tifoso juventino che si è molto risentito, quindi probabilmente l'ho toccato nel vivo, mentre nel frattempo un altro affare che sembrava fatto per l'Inter sembra che si stia complicando e dobbiamo parlarne. Lo facciamo allora in questo nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati amiche e amici passioni interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti, mi raccomando, vi chiedo questo grande favore, voi che ogni giorno guardate i nostri contenuti, cliccate sul tasto iscriviti così continuate a far crescere il nostro progetto ed il nostro canale. Vado subito alle parole di Beppe Bergomi, come dicevo sempre molto informato sul mondo Inter, per me, non so che ne pensate voi, uno dei migliori, anzi forse il miglior commentatore calcistico che c'è oggi in Italia, lo ascolto sempre con grande interesse. Prendiamo le sue dichiarazioni dal nostro sito www.passioneinter.com, eccole qua, che abbiamo riportato le sue dichiarazioni a Sky Sport. Che cosa dice Bergomi? Mi sento di dire che l'Inter ha sempre delle buone idee sul mercato, poi magari ad un certo punto arriva la Juventus, era successo con Thiago Giallo e ora è successo con Cabal, ma io sono tranquillo perché la dirigenza lavora bene, non si faranno trovare impreparati, la squadra è già fortissima e completa. Poi l'infortunio di Buchanan costringe l'Inter a cercare un terzo di difesa oppure un quinto, perché Inzaghi lo vedeva lì e gli impegni sono tanti. Questo già lo sapevamo, nel senso che tutti comunque hanno annunciato, lo sappiamo da Ausilio, di Inzaghi, eccetera, che l'Inter vuole un difensore mancino e infatti si stava andando a prendere proprio Cabal, appunto. Bergomi però secondo me aggiunge un dettaglio, comunque fa capire che secondo la sua opinione non è detto che sia un difensore puro il rinforzo su cui lavorerà l'Inter, ma appunto magari un profilo che come Cabal può ricoprire entrambi i ruoli, anche quello di quinto all'occorrenza. Io continuo a pensare che prenderanno o comunque proveranno a prendere ecco un profilo più difensore, però attenzione a questo punto perché questo spunto che ci dà Beppe Bergomi va tenuto d'occhio perché dopo l'affare saltato Cabal, i nomi accostati all'Inter di fatto sono 2 in questo momento. Uno è Vasquez, il messicano del Genoa, l'altro è Kiwior, il polacco dell'Arsenal, ex Spezia. Ma su entrambi, per motivi diversi, diciamo non sono delle trattative molto semplici, non sono giocatori semplicissimi da prendere in questo momento. E poi stavo pensando anche nelle scorse ore, ne ho parlato anche in redazione, mi è tornato in mente una cosa che avevo un po' sottovalutato qualche giorno fa, cioè la settimana scorsa, quando l'Inter stava spingendo forte su Cabal, sono stato ospite in un'altra trasmissione su un canale in cui c'era anche un intermediario di mercato che ad un certo punto dice una cosa tipo: guardate che in realtà il vero nome per sostituire Buchanan non è ancora uscito. Una dichiarazione passata un po' così, pensavo, vabbè, la solita sparata, l'Inter sta andando su Cabal, ci siamo quasi, eccetera, eccetera. Però la registriamo, mi è tornata in mente, la teniamo lì e attenzione quindi a che cosa accadrà nei prossimi giorni. Tornando però a Beppe Bergomi, che poi aggiunge sul tema difensore, ok, ma attenzione, l'Inter si muoverà anche su un attaccante giovane che io penso il club stia già cercando, a meno che non rimanga Valentin Carboni, ma l'idea è di completare l'attacco con un giocatore con caratteristiche diverse rispetto ai giocatori ora a disposizione. Ecco, questo è un passaggio molto interessante secondo me. Il primo era una cosa che già sapevamo. Questo secondo passaggio per me invece apre ad una serie di riflessioni. Per esempio, che cosa significa caratteristiche diverse? Visto chi c'è oggi nel reparto, inevitabilmente si intende cercare un attaccante che salti l'uomo, che abbia quindi più dribbling e tecnica, cioè un sostituto di Alexis Sanchez, di fatto un nuovo Sanchez chiaramente più giovane. Ma seconda riflessione che mi viene da fare, che cosa intende Bergomi per giovane? Dove mettiamo l'asticella? Nel senso che Gudmundsson, per esempio, rispetto ad Alexis Sanchez, di cui prenderebbe il posto, è giovane, lo possiamo considerare giovane. Però anche Gudmundsson non è giovanissimo, è un classe 97 anzi, quindi ha già 27 anni compiuti. Quindi io cito Gudmundsson perché ad oggi è
forse l'unico profilo, o comunque è sicuramente il profilo su cui l'Inter sta lavorando con maggiore intensità e veramente in maniera importante. Nelle ultime ore è circolata anche una nuova ipotesi, cioè che l'Inter potrebbe offrire al Genoa un prestito molto oneroso, tipo 10 milioni di euro subito per avere il giocatore in prestito, poi diritto di riscatto fissato all'anno prossimo. Così quello che dicono è che l'Inter, una volta investiti 10 milioni, di sicuro l'anno prossimo lo riscatta, perché non va a buttar via 10 milioni, ecco, nel caso. Io non lo so, nel senso, se tu lo prendi in prestito per 10 milioni e poi malauguratamente floppa totalmente, non mi sto a far carico di altri 20 milioni per un giocatore che ha floppato completamente. Quindi mi sembra un po', ecco, non è detto questo riscatto, a meno che non si faccia un po' come l'Inter aveva fatto con Sensi ai tempi col Sassuolo, che c'è un accordo tra società e poi di fatto viene rispettato. Però se il Genoa vuole garanzie è tutto da vedere. E allora, secondo me, Bergomi in realtà fa più riferimento a dei nomi alternativi a Gudmundsson, ad altri profili giovani rispetto a Gudmundsson. Una piccola ricerca su chi possano essere questi nomi la sto già facendo, quindi vi porterò un contenuto, spero di farlo prima possibile. C'è un nome innanzitutto con cui potresti anche un po' rispondere alla Juventus se vuoi portare avanti questo duello, ed è il nome di Karim Adeyemi, che piace tantissimo ad Ausilio da tanto tempo. La Juve lo ha contattato, però mi sembra al momento fuori budget, a meno che non succedano delle cose da qui in avanti. A meno che dall'altro lato, come dice Bergomi, non rimanga Valentin Carboni. Qua il Marsiglia di fatto si sta tirando fuori da questa corsa. Per me possono ancora arrivare delle offerte importanti, perché devono ancora muoversi diversi tasselli e Carboni comunque al mercato piace. Però vediamo. Io cosa ne penso di Carboni l'ho già detto più volte in altri contenuti. Inzaghi penso abbia fatto delle dichiarazioni un po' di facciata sulla possibile permanenza di Carboni all'Inter quest'anno, però se offerte non arrivano e devi andare a mandarlo in prestito in alcune squadre in cui magari ci sono dubbi sul fatto che lo possano far crescere, valorizzare, eccetera, e poi devi andare a comprare un altro giovane da valorizzare dall'estero, eccetera, tanto vale farcelo un pensiero sul tenere in rosa Valentin Carboni, anche perché io continuo a pensare che Inzaghi davvero voglia avere 5 attaccanti in rosa. Continuo a pensare che lui stia spingendo per avere questa soluzione e ad oggi su Arnautovic mi pare che non abbia fatto capire di aver perso la fiducia. Anzi, mi sembra che su Arnautovic per ora tutte le indicazioni vadano in direzione di una permanenza e un Inzaghi che non ha quell'intenzione di spingerlo fuori. Però vediamo che succede magari nelle prossime giornate, se Taremi continua a far bene e se al ritorno di Arnautovic alla nazionale lo si spinge fuori. Nel frattempo, comunque, andando anche un po' alle note più polemiche, sembra si stia complicando la trattativa per Tessman, il centrocampista del Venezia, giocatore per me molto interessante, trovate un identikit sul nostro canale. Devo dire che è sempre stata una trattativa complessa più dalla parte del giocatore piuttosto che con il Venezia. Questo lo ha confermato anche il direttore sportivo del Venezia, che poco fa in radio ha dichiarato che sostanzialmente l'accordo tra le società, tra Inter e Venezia, era fatto. L'Inter era anche disposta a cederlo al Venezia, che voleva avere un anno in prestito Tessman in Serie A, però il tutto si sta bloccando sul fatto che il giocatore non vuole andare al Venezia e vuole trovare altre soluzioni, tant'è che poi l'Inter sta cercando altre soluzioni per mandarlo in prestito, ma lo stesso direttore sportivo del Venezia dice l'affare può saltare per questo aspetto. Questa è la sua dichiarazione. Vedremo. A me stamattina, proprio pochissime ore fa, un collega ha detto che in realtà l'affare si chiude e l'Inter dovrebbe darlo in prestito all'Everton. Questo è quello che mi è stato detto e l'Everton sembra essere una destinazione gradita da Tessman, potrebbe essere quella giusta. A me l'Everton non convince molto in realtà, perché è un club in grande crisi, secondo me, proprio da un punto di vista globale, totale, però vediamo. Fatto sta, per andare in conclusione, che Tessman, Cabal, il difensore, l'attaccante, eccetera, sono tutte operazioni di completamento, di contorno. Io lo so che tanti di voi non saranno d'accordo con me, so già che tanti di voi non sono d'accordo, serve un difensore, serve un esterno, tra l'altro Dumfries è vicino al rinnovo, serve un nuovo attaccante, eccetera, eccetera. Però
sono tutte operazioni minori in questo momento, soprattutto col rinnovo di Dumfries che appunto se rimane sarà un altro titolare di base in partenza. L'Inter, il blocco principale della rosa è fatto, è completo. Taremi, Zielinski, Martinez sono altri innesti che abbiamo già fatto e non dobbiamo dimenticarceli, che vanno poi ad alzare anche il livello delle alternative, che poi alternative vediamo fino a quando saranno alternative. Io non sono convinto che tutti e tre saranno così alternativi in questa stagione. Ora, si deve completare la rosa, chiaramente. Qualcosa c'è ancora da fare, soprattutto se vuoi alzare l'asticella, come abbiamo detto, qualcosa si può ancora fare e chiaramente prima chiudi degli affari meglio è. Però l'Inter secondo me oggi è forse l'unica a ritrovarsi nella condizione di non dover avere fretta, di non dover avere, questa urgenza di fare degli acquisti per completare la rosa e questo è un vantaggio enorme, anche perché nel corso del mercato possono anche presentarsi delle opportunità magari più vantaggiose che ad ora non esistono. E oggi che non hai l'urgenza di andare a fare degli acquisti, ma puoi permetterti di aspettare, sfruttiamolo questo vantaggio secondo me, cercando di prendere l'occasione giusta, non quella necessità di prendere e allora prendo un po' quello che mi capita. L'Inter, io dirò una cosa forte secondo me, ripeto, per me non tutti saranno d'accordo, però l'Inter oggi parte ancora una volta davanti a tutti, ha un vantaggio di almeno 1 anno, se non 2, rispetto anche alle rivali in termini sia di programmazione che di lavoro, quindi per me non può essere questo mercato a cambiare gli equilibri. Non sono 3 o 4 acquisti a cambiare gli equilibri della Serie A, secondo me, almeno lì dove stiamo noi. Si giocherà più che altro sulle motivazioni, sulla testa, sulle gambe e poi chiaramente nell'arco della stagione possono esserci degli inconvenienti, però a fare la vera differenza non sarà il mercato, secondo me, quanto la testa proprio della squadra. Ed è un po' quello che abbiamo visto al primo anno di Inzaghi. Appena ti sei sentito campione, sei crollato. L'Inter oggi riparte davanti, a prescindere da quello che gli altri andranno a fare in questo mercato, a meno che ecco, non mi prendono Mbappé, Haaland, De Bruyne tutti insieme, eccetera, ma è francamente impossibile. L'Inter parte davanti a prescindere da quello che fanno le altre sul mercato. In tanti adesso mi diranno: però la Juve ha preso questi, prende questo, ci ha soffiato Cabal, eccetera, eccetera. La Juve ha preso per ora giocatori forti, molto interessanti. Io non denigro i giocatori degli altri, per me hanno fatto degli ottimi affari, ma nessuno di quei giocatori che hanno preso giocherebbe titolare nell'Inter, secondo me, oggi. Cabal, bravi loro, giocatore molto interessante, avrei visto di buon occhio all'Inter. L'hanno pagato un po' troppo, secondo me, perché è costato 15 milioni di euro in tutto. Mi sembravano tanti 10, figuriamoci 15. Ma penso che in questa fase la Juve stia cercando di prendere giocatori funzionali, ma stia cercando di giocare molto sulla strategia anche. Cioè, da un lato pensano di mettere in difficoltà l'Inter con queste mosse, cioè, togliendo degli obiettivi dell'Inter, infastidiando nelle trattative, pensano di metterci in difficoltà e di crearci del disturbo. Dall'altro per me c'è anche un po' di marketing, di comunicazione, cioè strizzare un po' l'occhio ai tifosi, cioè arrivano da momenti di grande down a livello emozionale, di entusiasmo, eccetera. Secondo me stanno cercando anche un po' di fomentare la piazza con questi discorsi, con l'obiettivo soffiato all'Inter. E delle stagioni tirate si giocano anche su queste cose qua, quindi per me non è un dettaglio secondario. Noi non facciamoci fregare, pensiamo a noi perché partiamo davanti, siamo forti, stiamo andando bene e adesso si tratta di completare la rosa senza urgenza, ma prendendo i profili giusti. Fatemi sapere, so che scatenerò molti commenti, quindi sarò ben felice di rispondervi, di leggere i vostri commenti nella diretta delle 19:30, ci sentiamo lì. Vi lascio il link in descrizione per entrare a far parte del club di Passione Inter se vi va. Sta per arrivare un nuovo appuntamento nel club esclusivo con i nostri abbonati, molto particolare, dove andiamo alla scoperta di nuovi giocatori. Vi faremo sapere di più, quindi entrate a far parte del club in questo momento, così supportate il nostro progetto. Vi lascio con un altro approfondimento da recuperare, lo trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.